Salve a tutti, dopo questa pausa lunghina che abbiamo dovuto prenderci perché era il momento in cui ci sono le iscrizioni, gli inserimenti nei corsi dell'Accademia Online ed è veramente un inferno, anche se è un'avventura bellissima. Riprendiamoci. In questo periodo ho visto un sacco di siti, di cose che fanno questo fatto back to school. Mi è piaciuta questa idea, cioè ricominciamo un poco dai fondamentali. Allora, siccome spesso mi hanno chiesto proprio informazioni su come cominciare, come allenare la conoscenza degli intervalli delle scale e soprattutto come usare questa fantomatica tavola degli intervalli che sembra una cosa mistica, che è una lista di numeri, insomma, niente di particolare. Allora, avevo pensato di un attimo di ritornare su questo argomento, anche perché moltissime volte il 90-95% delle persone che ci chiamano cascano proprio su questo punto, cioè dicono sì, ho studiato armonia, ho fatto questo, quella, e poi dopo uno gli chiede la scala di mi bemolle, non sa le note, gli chiede la settima di fa, la tredicesima di la bemolle e non la riescono a calcolare. Quindi questa è una cosa che io ho già detto 1.700.000 volte, ma sono felice di ripeterla. È la ragione fondamentale per cui molti non capiscono niente, non capiscono la musica, non capiscono come si formano gli accordi, o al massimo si imparano, diciamo, come le scimmiette, insomma, cioè imparano la posizione, questo è do maggiore, questo è fa settima, questo è in posizione fondamentale, qualche rivoltino dalla quinta al massimo, e per cui non hanno libertà. Quindi ritorniamo ai fondamentali. Ma prima di continuare vi ricordo che se volete studiare e approfondire queste cose, diventare più potenti e più liberi, al di là dei video su YouTube che sono gratuiti, ci sono i videocorsi di cui ci sono i link in descrizione, ma soprattutto ci sono i corsi online con noi alla VSA Valerio Silvestro Academy che, diciamo, hanno chiaramente un impatto più pesante perché siete in relazione con noi, parlate con me, parlate con i miei colleghi e quindi questa cosa ovviamente da un punto di vista didattico ha un impatto maggiore. E ora procediamo. La prima cosa fondamentale per riuscire a capire come funziona la musica, l'armonia, l'improvvisazione, gli accordi è assolutamente e fondamentalmente la velocità con cui calcolate, visualizzate in testa le scale e quindi da queste scale, le scale intendo le scale maggiori, la scala maggiore che serve per calcolare gli intervalli, l'unica scala che serve è la scala maggiore per calcolare gli intervalli naturali e poi da quegli intervalli naturali derivare gli intervalli alterati che sono l'intervallo naturale significa la terza nota della scala di Do e Mi, alterato significa prende, mettici il bemolle, terza bemolle. Ora non vorrei fare l'ennesima discussione di come funzionano gli intervalli, maggiore, minore, bemolle, non è questo. Do per assodato che se il concetto di quinta bemolle o di quarta diesis voi l'abbiate capito. Se non è così, ci saranno un sacco di video in cui spiego questa roba, quindi magari uno se lo va a vedere, magari vi metto anche il link in descrizione. Detto questo, io vorrei farvi capire come studiare, che è la cosa dove sbagliano praticamente tutti. Perché? Per una ragione molto semplice. Perché quando uno affronta uno sforzo nuovo, un'azione nuova, una disciplina nuova, cerca di usare le cose che già sa fare. Tipo, per esempio, faccio un esempio, mi devo imparare le scale. Allora, che faccio? Le suono, no? Quindi, la scala di Do, la scala di Re. E quindi penso che siccome la mia mano ha imparato, ha memorizzato una sequenza motoria, quindi una serie di gesti, il mio cervello sappia che cosa sto facendo e assolutamente non è così. Quindi il fatto di saper suonare le scale, tutti quelli che vengono dal conservatorio, per esempio, sanno suonare le scale, ma siccome le hanno incredibilmente sempre suonate leggendo il libro delle scale, loro le note non le sanno, per cui se gli chiedi di fare la scala di Mi bemolle,
la fanno, però se gli dici quali sono le note non le sanno perché le hanno lette, eccetera eccetera eccetera. Quindi al di là delle filosofie, delle opinioni, ognuno ha il suo modo di imparare le cose, al di là di queste che per me sono sostanzialmente funzioniamo tutti più o meno uguali, quindi il metodo esiste perché ci sta un funzionamento di base dell'uomo che è simile. Quindi il metodo che proponiamo noi è un metodo che si chiama visualizzazione, cioè la cosa bisogna visualizzarla in testa, indipendentemente dalla memoria muscolare, dall'orecchio che vi aiuta, dal conto tono semitono che è la cosa peggiore che potete fare, oppure dal circolo delle quinte che è un'altra tragedia, e per una serie di cose. Come si fa? Si imparano la sequenza delle scale con i diesis, il secondo video che ho pubblicato, oppure quello dei bemolle, si iniziano a memorizzare. Memorizzare significa la scala di re, quanti diesis c'ha? Do, sol, re, 2. E quali sono? Fa diesis, do diesis, no? Fa diesis, do diesis. Ok, allora la vedo, re, mi, fa diesis, sol, la, si, do diesis, re. Ok, la vedo. Provo col ditino, non con la manina che impara, ma col ditino. Fa diesis, sol, la, si, do diesis, re, do diesis, si, la, sol, fa diesis, mi, re. Ora, questa scala, così come l'ho fatta ora, sostanzialmente non serve a niente. Mi spiego. Quello che serve è avere questa immagine e riuscire a calcolare, a visualizzare i singoli intervalli della scala. Quindi quello che serve è dire, ma la terza di re, immagine, fa diesis, la quinta, la seconda, mi, la sesta, si, e fare questa cosa qua, ok? Questa è la capacità, abilità che serve per iniziare a capire qualcosa di musica. Io ho visto persone che parlano di armonia, no? Perché il 2-5, il samba, le cose eccetera, e non vedono nulla, quindi hanno imparato delle frasi che più o meno interpretano in maniera logica, ma di fatto quelle frasi per loro non significano niente, perché il secondo grado di mi bemolle è un termine che poi in realtà significa fa minore, fa la bemolle, do, mi bemolle, le note di fa minore, e tutta questa cosa. Cioè, è come quando uno spiega il ragù napoletano agli stranieri, insomma, dice, no, ma quello ci vuole la tracchiolella. Tracchiolello, buona tracchiolella. Sì, ma tu hai imparato il nome della tracchiolella, ma non sai cos'è la tracchiolella, che insomma ora non voglio fare un trattato di cucina, però insomma è un fattariello simpatico. Questo, quindi cercate di controllare, di essere sicuri che quando uno dice la scala di mi bemolle, voi la vedete, non la sapete suonare, non dovete fare calcoli, aspetta allora faccio, no, il punto di arrivo è arrivare che scala di bemolle, questo, vi parte questo film qua, cioè vedete, è dentro questa cosa, la quinta è si bemolle, la terza è sol, eccetera. Allora a questo punto io suggerisco, tutti i nostri allievi lo fanno questa famigerata tavola degli intervalli, che è questo che vedete ora. Molto semplice, questo è un interrogatore, ok? Questo è come se ci fosse Valerio a casa che vi chiede, decidiamo una scala di do, Valerio che vi chiede, e la seconda di do, vedete? La seconda di do, il primo numero, e la prima di do, e la quinta di do, e la quarta di do. E voi dovete rispondere, la seconda di do è re, la prima è do, la quinta è sol, la quarta è fa. Chiaramente non a questa velocità. Ok? Come propongo io di studiare questa cosa? Allora, molto semplice. Ora, qui nel video ne vedete solamente 5 righe, ma in descrizione c'è uploadata, c'è il link per scaricarla e sono tipo 10-12 righe, ora non mi ricordo, però sono tanti. Ok, la prima cosa è, facciamo proprio l'esempio di come uno deve studiare. Ok ragazzi, oggi è il giorno di re maggiore. Re maggiore fa parte di quelle con i diesis, quindi do, sol, re, 2 diesis. Quali sono? Fa diesis, do diesis, sol, diesis, le 2 sequenzine che dovete imparare a memoria. Fa diesis, do diesis. Quindi la scala è re, mi, fa diesis, sol, la, si, do diesis, re. Perfetto. Allora, re, mi, fa diesis, sol, la, si, do diesis, re. Scusatemi, non vi ho messo ditino come vi ho fatto vedere.
la, si, do diesis, re, a scendere, re, do diesis, si, la, sol, fa diesis, mi, re. Ok? Ve la vedete che c'ha le due cornine, no? Re, mi, fa diesis, sol, la, si, do diesis, la vedete? Ok, cercate di memorizzare questa cosa e poi andate qui, no, qua. E vi iniziate a chiedere, ok? Quegli intervalli. La seconda di re è, penso la scala, cerco di immaginare nella mente e poi vado sul pianoforte e col ditino la prima è re, la quinta di re è la. Dovete dire così, proprio la frase è, la risposta che dovete dire ad alta voce è la quinta di re è la quarta di re è sol, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché a seconda di come parliamo, noi insegniamo al nostro cervello come deve funzionare. Questa è la cosa fondamentale. Okay? Quindi parlare in un certo modo programma il nostro cervello. Quindi la risposta non è re, fa diesis, sol. Il cervello non memorizza. Il cervello memorizza se voi dite la seconda di re è mi, la prima di re è re, la quinta di re è la quarta di re è sol, eccetera, eccetera. Ok, ora la prima volta vi fate tutta la pagina in una sola scala. Ovviamente, siccome le note sono 7, già al terzo quarto rigo inizierete ad andare come i fulmini, cioè vedete in mente questa scala che si illuminano le note da sole e voi continuate fino alla fine. Ok, una volta che avete fatto questo, fate una scala e basta assolutamente, poi vi fermate, fate una scala. Giorno dopo un'altra scala, poi magari 30 secondi ti rivedi un attimo quella e cercate nelle prime 2 settimane di fare questo lavoro almeno una volta tutto il foglio sulla scala. Dopodiché che cosa fate? Incominciate a fare un rigo per scala, ok? Quindi il primo rigo 2, 1, 5, 4, 6, 3 lo fate in do, poi 5, 4, 1, 6 il secondo rigo che dovreste vedere in questo momento lo fate in re bemolle, 6, 1, 6, il terzo rigo lo fate in re, il quarto rigo lo fate in mi bemolle, eccetera. E andate così. E fate questo lavoro una settimana. Ok? Sempre senza suonare le scale, senza fare cercando di. Se non vi ricordate la scala, rifate tutto il trucco. Aspetta, siamo arrivati a si bemolle. Si bemolle, c'hai bemolle. Quanti bemolle c'ha? Fa, si bemolle, 2. Quali sono si bemolle e mi bemolle? Ok, allora la scala è si bemolle, do, re, mi bemolle, fa, sol, la, si bemolle. Si bemolle, do, re, mi bemolle, fa, sol, la, si bemolle, la, sol, fa, mi bemolle, re, do, si bemolle. Anche se questa cosa vi capita dopo un po' che fate questo lavoro, se non la vedete chiara, datevi sempre il tempo di ricostruirla. Okay. Sempre nello stesso modo, non scrivete pentagrammi, filastrocche, non scrivete. Il fatto deve succedere qua dentro. Una volta che avete fatto questo lavoro, iniziate a fare un rigo per ogni scala. Quindi in realtà mi pare che tutto il foglio le finite perché sono tipo 12 righe. Okay, non mi ricordo se sto dicendo così. Una volta che avete fatto per una settimana questo, inizierete ad andare come i fulmini. A questo punto fate un gruppo di 10 numeri, lo vedete che ci sono 10 numeri e poi c'è il pallino, ok? Quindi fate 2, 1, 5, 4, 6, 3, 7, 5, 4, 6 in do. 3, 5, 4, 6, il secondo gruppo da 10 numeri lo fate in re bemolle. Questo è il punto, diciamo, il primo grande punto di arrivo. Mediamente una persona, come devo dire, normodotata e normomotivata, senza, diciamo, particolari lesioni al sistema nervoso centrale, questo processo lo fa in un mese e in un mese la vostra vita è cambiata. Siete finalmente in grado di iniziare a capire come funzionano gli accordi, come funziona l'armonia. Questa è la cosa più importante. Fatelo, vi cambierà la vita. Ve lo faccio, ora io lo faccio proprio, faccio l'esercizio insieme, come se io fossi voi. Allora, primi 10 numeri, do, quindi la seconda è di do e re, la prima di do è do, la quinta di do è sol, la quarta di do è fa, la sesta di do è la,
la terza di Do e Mi, la settima di Do e Si, la quinta di Do e Sol, la quarta di Do e Fa, la sesta di Do e La. Fatto questo, passiamo al secondo gruppo di numeri, che sono 3, 5, 4, 6, 6, e andiamo in Re bemolle. Quindi Re bemolle, me la ricordo la scala? Vabbè, sì, c'è 5 bemolle, Re, Mi, Fa, Sol, la vedo, ok. Me la ripasso un attimo, la costruisco sempre col ditino monco. Re bemolle, Mi bemolle, Fa, Sol bemolle, La bemolle, Si bemolle, Do, Re bemolle, Do, Si bemolle, La bemolle, Sol bemolle, Fa, Mi bemolle, Re bemolle. La vedo, la immagino, me la vedo in testa, ok. Secondo, quindi la terza di Re bemolle è Fa, ditino. La quinta di Re bemolle è La bemolle, la quarta di Re bemolle è Sol bemolle, la sesta di Re bemolle è Si bemolle, la settima di Re bemolle è Do, la terza di Re bemolle è Fa, la quinta di Re bemolle è La bemolle, la sesta di Re bemolle è Si bemolle, la quarta di Re bemolle è Sol bemolle e la prima di Re bemolle è Re bemolle. Ora non cercate meccanismi strani, sono numeri che io ho scritto random, proprio, cioè così, quindi magari c'è chi ha fatto il calcolo, ci sono più seste che seconde, per carità, è tutto a posto, tutto bene. Io, diciamo, sono un po' parronzone, scusa, non ci ho fatto caso a fare il numero, però voglio dire, comunque chi la fa si impara, punto e basta. Questa è la cosa. Quando vedete dopo un mese che le vedete, a questo punto potete anche cominciare a non dire più la terza di e Do, ma che cosa fate? Decidete una tonalità, Do, quindi facciamo Do, Re, terzo gruppo, quello del 5, 3, 4, 2, 6, 1, 7, 5, 4, 6, e cominciate. Re, la quinta è La, terzo Fa diesis, Sol, Mi, Si, Re, Do diesis, Sol, Si. Poi vai a Mi bemolle, primo gruppo del secondo rigo, 5, 4, 1. Siamo in Mi bemolle, quindi quinta Si bemolle, La bemolle, Mi bemolle, Do, Re, Si bemolle, La bemolle, Sol, Fa, Mi bemolle. Okay. Io vi posso assicurare che se avete la determinazione di fare questo lavoro come vi ho descritto, senza inventare nessun trucco personale, infatti e cose eccetera eccetera, vi cambia la vita, ok? Quindi provate a farlo e poi scrivetemi nei commenti come va, cosa sta succedendo, e vedrete. Vabbè, cerco di seguirvi in questa cosa attraverso i commenti. Come sempre è stato un piacere di nuovo rifare i video per voi e vi auguro questa volta buon divertimento, ma sarà un divertimento sudato, perché all'inizio è faticosa questa cosa, e ci vediamo al prossimo video.